La vedo. Sì? È lei. Come la vedi? È lei. E la vedo che come se tirasse delle... mm, come posso dire? Come se tirasse una quantità di energia verso l'esterno, ok? E in qualche modo è come se dall'altra parte ci fosse un- uno scudo, non so come dire, sì, tipo degli scudi, ok? Che rimandano a lei. Ehm, cioè è come se quello che lei vorrebbe fare all'esterno non esce. Eh, È scudata. sì, Chi dà l'autorizzazione? sì. Ok. Vediamo subito la frequenza. 1,2 miliardi. Consapevolezza. 127. PSPE. 43, 57. Vite precedenti. 2835. Cervello. 9,1. Va bene, vediamo subito la causa esoterica del virus dell'osteomielite con cui è nata e che le ha generato tanti problemi alle gambe, alle ginocchia, alle cartilagini, alle anche, all'altezza che è inferiore a quello che dovrebbe, una gamba più corta dell'altra, insomma, problemi alle gambe. Mm, Durante il parto, mentre sua mamma la partoriva, questo falconiforme, direi, eh, le ha inserito tipo un impianto, tipo una specie di tubicino dal piede destro, più o meno direi dalla caviglia in su, dove attraverso questo tubicino continuavano a mandare come se fosse una polvere di metalli, non so, no? Che andava nelle gambe. È come se fosse, vedo proprio come se ci fosse stato per un po', veniva rilasciata una specie di polvere di metallo nelle gambe in maniera tale che le ossa non potessero crescere come dovevano. Mm. A che età l'ha fatto? Questo appena nata, durante il parto. Ok, questo ha generato la malattia. Sì, Ok, vediamo le entità eteriche oltre a questo falconiforme. c'è una mantide, Mhm, c'è un leonide, mhm. è un uovo del tempo, basta. E DL? 3. Connesse delle entità mentali? Sì, allora, un'entità mentale di livello 5 che è connessa alla mantide. E poi ce n'è una di un'entità mentale di livello 2. Mm-mm. Mm. Quindi 3 DL si dividono su tutte e due o 2 di qua e una di là?
2 sulla C. Allora, ce n'è uno dentro e gli altri 2 girano intorno. Gli altri 2 sono uno per l'entità mentale di livello 5 e uno di livello 2. Ok, compiti della 5 e della 2. Vediamoli. Allora, la 5 è quella che è proprio come, già prima mentre lo diceva, vedevo proprio questa cosa, è come se Prova a mettere il microfono dove non struscia con niente, che adesso struscia un po' con la sciarpetta o quello che è, no, il collo del vestito. quello del vestito. Niente, lo devo tenere perché... No, che sei Aspetta, comoda. mi vedi lo stesso, così mi Sì, vedo. sì, ma come prima. Così? Sì, sì, Così si sente? sì, sì, sì. Ehm, è come se le creasse tipo un- una specie di onda dei pensieri, ok, collegata poi alla mantide, che fanno sì che lei, che la sua realtà venga distorta da quello che la mantide fa arrivare da fuori. Ehm, tipo rispetto anche alle truffe che le hanno fatto finanziarie, no? Magari lei al primo istante per lei era chiaro che dietro c'era una truffa, no? Quindi la sua determinazione, il suo pensiero era sto attenta a questa persona. Ho visto subito che questa persona è eh, mm, pericolosa, ok? In quel momento lì si attivano la mantide e l'entità mentale di livello 5 e le mandano proprio, vedo proprio come una spirale di onde che le fanno proprio invertire il pensiero e quindi lei invece da pericolosa diventa amica, affidabile. Mhm. Ok, per esempio, rispetto alle truffe, ma rispetto a tutto il resto. Quindi quando c'è facilmente mh, aggirabile, mi pareva, Circuibile. circuibile, sì. E la 2? La 2 la vedo legata agli altri, quindi la vedo che è come se lei è come se il, su- ehm, il suo essere, mm, il suo valere, ok? Il suo valere è legato a quello che fa per gli altri, quindi Mhm. a darsi per gli altri. Eh, Ok, dimmi. sì, volevo spiegarlo meglio, ma Vai, dimmi. cioè vedo proprio come eh, se lei fa per gli altri, che durante la giornata proprio come se lei si alzasse e programmasse la sua giornata verso gli altri, in maniera tale, cioè in eterico vedo proprio che se lei fa per gli altri, è come se si alzasse. Ok, quindi diciamo quell'entità mentale lì le fa credere che il suo valore è rispetto a quello che lei fa all'esterno e quindi diciamo la fa un po' allontanare da quello che sono i suoi desideri veri, il suo benessere reale. Ecco. Ok, andiamo alle 2 truffe. Quella a 28 anni, iniziamo con questa, è in Mm? negozio, entra una giostraia. Chiamiamo la giostraia nel cinema se è ancora viva. Sì, viene, ma vorrebbe venire a provare a truffare anche qua, nel senso. Ok, niente cinema, allora Mm, prendiamola e la esatto. mettiamo davanti
Figuriamoci se io faccio entrare nel cinema una truffatrice. Davanti alla situazione, rivediamo la scena, lei è lì che osserva con tutte le sue interferenze. Quali sono le Mhm. interferenze della giostraia, la ladra? Allora, allora c'è ci sono due demoni che arrivano da secondo universo. Ok, sto cercando di capire se hanno una forma particolare, ma secondo me sono proprio più, sai, è più l'energia, no? Quindi è come se fossero degli ologrammi proiettati dal secondo universo, Mm, ok? Che fanno tipo una sagoma sul nero, tipo mm. nuvola nera. Evviva la giostraia adesso. Sì, evviva. Ok, ci basta, le apriamo un portale e se ne va con i suoi due Mhm. demoni. Ciao, ciao con i demoni, vai a fartela coi demoni. Ladra. Vediamo cosa succede invece per quanto riguarda Mhm. Micaela. Vediamo la scena a livello energetico. Allora, la sua mantide si collega a questa donna con queste interferenze, ok? Quindi ne approfitta per far sì che lei si faccia ammaliare, ok? Questo lo fanno per far sì che lei rimanga ferma. Lei ha una grande capacità di portare a sé i soldi, ok, i guadagni, ma questo avrebbe fatto sì che lei diventasse forte, avrebbe fatto sì che lei potesse diventare molto più potente anche a livello evolutivo, ok? E in questa maniera l'hanno bloccata e l'hanno frenata. Sia quella volta lì, cioè vedo proprio che mh, doveva trovare qualcosa di forte per bloccarla perché aveva proprio un'energia, cioè a livello eterico vedo che in quel periodo lì la sua energia era proprio di abbondanza, ok? Ecco, quindi la mantide insieme all'entità mentale di livello 5 fanno sì che la sua abbondanza eh, venga sempre frenata e quando la sua PS riesce a far sì che l'abbondanza ci sia, allora trovano qualcosa di esterno molto forte che faccia sì che la sua abbondanza le venga portata via. Ok, andiamo anche alla seconda truffa, quella più recente e anche più corposa. Mhm. Che succede in quel caso? Stesso meccanismo. Aveva trovato di nuovo, aveva di nuovo quell'energia di abbondanza, ok? La PS quindi era riuscita a mm, contrastare eh, il lavoro che la mantide e l'entità mentale di livello 5 fanno sempre, no? È come se facessero un lavoro costante, quindi che la mantenessero sempre con un livello economico basso o giusto giusto per arrivare appunto a fine mese, no? E poi a un certo punto lei è riuscita a sbloccare questo meccanismo ed aveva trovato una via per l'abbondanza. Ok? Ha trovato via una via per l'abbondanza e quindi loro hanno dovuto trovare un meccanismo esterno per far sì che
di frenare nuovamente questa cosa. E quindi hanno fatto sono riusciti a manipolarla nuovamente e a truffarla. Quindi entità 5. Sì, Va bene, essere truffata, manipolata anche nella relazione. Chiamiamo il sì. compagno che da 20 anni, secondo lei, la manipola. Vediamolo. Chiamiamolo. Mhm. Vuole andare nel cinema? Sì, arriva. C'è nel cinema. Per imparare? Per Sì, truffare, manipolare, rubare, dare le spalle allo schermo, entrare come gamberi, come abbiamo visto ieri, no, no? no. No, vuole vedere come funziona, vuole capire di più di Micaela Mm. e è come se, è come se in eterico vedo che è come se lui sa che c'è qualcosa che gli fa fare delle cose che non vorrebbe fare. È come se, cioè in eterico è come se sa che ci sono delle interferenze Mm. che ti fanno fare delle cose e vorrebbe capire come funziona il gioco e anche per sé. Ok, quali sono però nel caso di Micaela le entità che gestiscono questo rapporto con il fidanzato, il compagno, che è l'amante del falco, il felinoide? Sì, sempre un po' la mantide e c'è anche l'uomo del tempo. Perché? L'uomo del tempo fa sì che lei rimanga sempre agganciata a lui. Allora, vedo che se lei non fosse agganciata a lui, la vedo come se cioè in eterico è come se, allora, adesso è agganciata a lui e rimane ferma, immobile, no? Quindi in eterico io la vedo nella sua casa, ferma. Se lei non fosse agganciata a lui, la vedo che va in giro, quindi la vedo in eterico sempre, però vedo che viaggia, tipo la vedo in Francia, la vedo in Belgio, la vedo in Olanda, la vedo in Austria, cioè la vedo che gira. Perché gira Ok. così tanto? Perché è come se fosse libera di espandere la sua energia e di andare a cercare, è come se andasse a cercare, sai come i cani da tartufo, come se andasse a cercare l'energia che vibra come la sua. Quindi cerca un'anima gemella? Sì, sì, Ci sono anime gemelle? sì. Quante? E probabilmente l'ho vista, ce ne sono in tutto 23, ma i paesi che ti ho nominato sono quelli dove c'è l'anima gemella. 23? Sì. Mazza. Mm. C'è la fiamma? La fiamma c'è ed è in Russia. Spasiba. Quindi non è previsto l'incontro? Cioè ci sono delle condizioni? Eh, allora, l'unica condizione vedo che però è proprio è un incontro nel paese da cui lei viene. È come se lei dovesse trovarsi lì, nel paese da cui viene, per mesi, per qualche motivo, non so se familiare o che, e questa persona dalla Russia va lì e per lavoro e sta lì un po' di tempo. È l'unica occasione che hanno. Mm.
Sì, però differenze culturali, di lingua. Mm. Michaela non ha 20 anni, Praia No, Russo infatti, non è che è proprio sai, una passeggiata, quindi al di là si dell'occasione che fa c'è prima a sempre, trovare. Sì, certo, non hanno infatti. stabilito insieme la cosa. Mm. No, si sono dati solo questa... mm, A lei legge russo, dice. ah, ah, ok. L'ha studiato 3 anni. Ah, Il 21 dicembre 2021 abbiamo messo lo specchio delle fiamme nel cielo, mm. che è servito ad alcuni e purtroppo ad altri no. Loro si sono visti in quell'occasione. Allora, sì, li si sono visti. Sì, li si sono visti. È come se per alcuni non c'è, non basta vedersi per creare il collegamento. Non mi ricordo se l'avevamo già vista questa cosa, non me la ricordo proprio. No, mi sembra di no. Eh, ehm, è come se a livello eterico si rendessero conto che creare il collegamento così è troppo a livello energetico perché magari appunto c'è la distanza, non ci sono le condizioni oppure non sono abbastanza a livello di consapevolezza, c'è troppa differenza oppure tutti e due non sono abbastanza consapevoli e quindi è come se si vedono nello specchio, ma è come se mettessero un filtro, una lente davanti, no? Mhm. In maniera tale che è come se lo vedessi col telescopio, ma non ti colleghi. Ecco. Quanti sono questi? Percentuale? Sui 300 milioni. 8%. 8%. Mm. C'è qualcuno che conosci? No. Va bene. C'è elemento che manca, un elemento che manca nel puzzle, in questo discorso dello specchio, secondo me. Mm, L'elemento verità. ok. La trasformiamo in una pellicola, la trasformo io in una pellicola che applico allo specchio che ho messo io nel cielo. Questo Mhm. è un filtro, non un filtro magico, un filtro che distorce la realtà, ma un accrescitore di senso dello specchio. Ok. Alla fine tutti, belli e brutti, con fiamma senza fiamma, vengono in questa realtà per cercare la verità. Si Sì. perdono dietro la non verità, ma cercano la verità. E la verità più grande è che le fiamme si devono rincontrare Mhm. per fare il massimo dell'esperienza. Questo, che uno lo voglia o no, che stia dietro a regole inventate o non stia dietro a regole inventate, questo è vero. La verità è l'obiettivo di tutti, specialmente delle fiamme. Mm. Qual è la verità? Questa. Perseguire la verità è tutto Sì. ed è anche la base del mio lavoro. A me non interessa pestare i piedi a questo o a quello, non mi interessa leccare il a questo o a quello, non mi interessa niente se non la verità. E questa è la verità. Mhm. Cose stanno così. Non sono le regole della società che detengono la verità. La verità la detiene la verità stessa.
Quindi tutte quelle fiamme che si sono riconosciute e stanno lì a cincischiare, ora vedono, con la pellicola della verità, la verità di questa cosa, l'essenza di questa cosa, l'importanza e l'urgenza di questa cosa, non le regole sociali e altre cazzate. Mm, 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 mm. Di che colore la vedi questa pellicola? Allora, il colore 6 dello scarabeo? Ah, Quel colore lì che va tra il viola e il iridescente verde, e verde. tra il viola e il verde, così. Mm, mm. Che effetti ha? Allora, sta facendo... Ha lavorato immediatamente, sta lavorando immediatamente, vedo... allora, ci sono quelli che non avevano capito qual era la verità e la vedono e mm, hanno sollievo da questo. Ci sono quelli che non avevano capito qual era la verità, la vedono e sono un po' spaventati, Mhm. ma sanno che non possono fare diversamente perché è la verità e quindi si rendono conto di dover mm, cambiare molte cose della vita. Poi ci sono quelli che sapevano la verità, cercavano di nasconderla, ma adesso con la pellicola della verità non possono, cioè come se questa pellicola avesse tolto eh, Qualsiasi dubbio. qual- qualsiasi possibilità di contrastare la verità. Mhm. Quindi lo sanno perfettamente che la verità è quella, e quindi o agiscono verso la verità oppure fanno una vita molto complicata, cioè a livello di sforzo energetico, no? Mhm. Una vita felice? No, Una vita soddisfacente? no, assolutamente. Una vita che porta poi dove? Vedo che è come se mm, metti un sacco di energia per contrastare, no? È come se vai contro, Ma dove cioè, porta questo? A cosa porta alla fine? porta ad arrivare a essere stremati e a non avere niente, a essere fermi, statici, sempre allo solito punto e a essere stremati alla fine della vita. Quindi perdenti, losers. Mhm. Va bene. Chi vuole essere un perdente lo sia, libero di esserlo. Chi vuole mettersi in gioco e abbracciare la verità delle cose e ottenere il massimo e vincere su tutto, lo faccia. No? Mhm. Sì. Qualche effetto già visibile? Movimento, io vedo tanto movimento. Eh, mm, vedo tanto movimento, è come se l'immagine che mi è arrivata è come se ci fossero in realtà questa immagine non so se c'entra con le formiche, ma ti dico, come se ci fossero tantissime formiche immobili che erano al buio, no? Tipo come se avessero un coperchio sopra che rendeva buio, come se questo coperchio venisse tolto, arriva la luce e le formiche iniziano a muoversi.
quindi vedo tanto movimento, tante fiamme che iniziano a muoversi, che iniziano a andare verso la fiamma, a fare delle cose concrete per andare verso la fiamma. Ok, acceleriamo la cosa anche per Michaela, mettendo un numero indecifrabile di ad eternum in questa situazione, anzi, tutti sulla pellicola. Mhm. Fatto? Sì. Effetti? È più i movimenti di queste persone sono molto più potenti, molto più efficaci. Ehm, Mhm. come se la vibrazione che ci mettono nel muoversi nella Matrix verso la fiamma sia molto più alta e quindi più veloce. Va bene. Ma sì, si sente Michaela, eh? Chi è che non si sente? Elena? Adesso sì. Ok. Io sento tutto, non ci sono, diciamo, problemi audio di nessun tipo. Nel caso, al limite, sentirai la registrazione. Va bene. Ah, ok. È rimasto bloccato per qualche secondo da Michaela. C'è una causa esoterica a questo? L'ho vista legata al suo compagno, nel senso, ecco, l'uomo del tempo l'uomo del tempo. L'uomo del tempo ha cercato di interferire un po' perché questa sessione potrebbe essere una svolta per Michaela in quel senso. Non volta? No, Una svolta. una svolta. Chiediamo all'uomo del tempo come definisce il compagno di Michaela che lui le ha mandato. Cioè, come si definiscono questi compagni e compagne che tossici o distolgono. Aspetta un attimo, Michaela. O che distolgono dalla corretta, diciamo, via. Michaela ha una mazzata di anime gemelle, 26, cos'è? Insomma, sono 23 mi tante, sembra. 23, Mm, sono tante, mm, sono mm, anche molte vicino a lei. Come si chiamano? Chiediamolo all'uomo del tempo. I compagni sbagliati. Hanno un nome? mm. Ehm, mm. In generale mi viene gli uomini della staticità. Mm. Ehm, È lui che li crea? è come se li cerca, cioè cerca queste persone vicino alla persona che vuole interferire e crea le situazioni per far sì che si incontrino e poi li aggancia. In eterico è come se, vedo che è come se li agganciasse. In eterico è come se mettesse un gancio da una parte, poi tipo un filo di metallo e un gancio dall'altra e li aggancia. Ok, Cerca, pro- dimmi, dimmi. cerca proprio la persona che lui chiama uomo della staticità, ok?
cerca intorno alla persona che vuole interferire e fa sì che poi crea l'incontro e quando iniziano a interagire lui li aggancia. Ok. Analizziamo adesso il corso che non nominiamo, fatto da Micaela. L'organizzatore è un massone e insegnava magia. Vediamo quali effetti ha avuto nella sfera energetica di Micaela. Allora, diciamo, lo scopo di questa persona è di istruire persone a fare dei riti che li legano ogni volta che fanno i riti che lui gli ha insegnato, li legano a lui, nel senso alla parte di organizzazione sua. Occhio al microfono che sta strusciando Scusa. tutto. Se puoi mettere il gancino sotto il mento, l'ideale sarebbe quello, il gancino, quello del bianco. Ah, non va su Sì. questo. Non lo va? Ok, niente. No, non va. Dicevi. Dicevo che con i riti che loro imparano, si creano da soli un collegamento diciamo, all'organizzazione di questo uomo. E con questo collegamento è come se loro fornissero energia sempre a loro, quel tipo di energia. Mhm. Ok? Quindi non è ehm, non è un insegnamento neutro, è un insegnamento con una carica energetica atta a far sì che loro rimangano legati a lui e apportino energia a lui e alla sua organizzazione. Ecco. Ok. Sì, bene Michaela, non hai fatto il rito, non hai creato l'altare, non No, capisco però va perché benissimo. che hai fatto questa cosa, francamente questa è la domanda che dovresti porti, non perché non hai fatto l'altare, perché dedicarti a un rito di magia organizzato da un massone, no? Io una domanda me la farei al tuo posto, che adesso non ti dice che non è più massone, certo che lo è, e quello che insegna l'ha imparato da massone, quindi Mm, 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 dire, la gente racconta balle, no? La verità, vedi? La verità riguarda solo alcuni, pochi, una mm, come Elena, uno come me, ma gli altri si dedicano alle menzogne, le menzogne date agli altri e a se stessi. La verità è dura, la verità è importante, la verità è una grande scommessa. Bisogna mm. avere due palle così per avere la verità in mano e viverci dentro tutti i giorni. Va bene. Fatto questo, vediamo la causa esoterica dei problemi di peso di Michaela, che con i problemi alle gambe, sì, lui segna che dice che segna la verità, un massone. Michaela, ah, come on. Anche no. Ti ha raccontato una balla. Uno che ti dice che racconta la verità, evidentemente, ti ha raccontato una balla, che ti devo dire. Problemi di peso. Lei con i problemi di gambe non dovrebbe avere problemi di peso perché vanno a gravare su una situazione di ambulazione precaria e invece questo è quello che è avvenuto. Allora, quello che vedo in eterico è come se a un certo punto lei avesse in qualche modo trovato una soluzione per stare meglio a livello fisico, per le sue ossa e le sue gambe, ok? E questo avrebbe fatto sì che lei mh, si fosse potuta muovere più liberamente proprio nella sua vita, in quello che voleva realizzare. A questo punto è intervenuto
Leonide, ok? E ha fatto sì che lei prendesse peso e non lo lasciasse andare più. Mm, Questo ha fatto sì che lei non potesse muoversi da lì. Mm. Letteralmente. Sì, letteralmente, esatto. Quindi Etericamente, hanno agito fisicamente. Etericamente è non, etericamente è non andare verso la sua realizzazione, ok? E l'hanno fatto bloccandola fisicamente. Perché quello che vedo è che bloccandola fisicamente lei spreca tanta energia e tanta attenzione nel cercare di contrastare questi problemi fisici. Ok, e quindi viene deconcentrata, si deconcentra dalla sua realizzazione. E in più questi problemi fisici rendono anche più difficile la sua realizzazione, ok? Quindi l'hanno proprio bloccata. bene, male Mm, anzi. mm, Chiamiamo la zia paterna, la disincarnata, tutti i parenti di Micaela, anche se con la sorella credo siano già arrivati praticamente. Tutti morti da Cinivac, zia paterna che ha subito una violenza e poi è stata uccisa subito dopo. Quindi morte violenta. Mamma mia. Sì. Allora, partiamo dai Cinivac. Quanti sono? I morti da Cinivac, non ti preoccupare. 7238. Ok, morti da Cinivac, Michaela. Ok, i parenti c'è qualcuno, visto che abbiamo già fatto il lavoro con la sorella? 13. Ok, i ritardatari, Mm. col bigliettino scaduto. La zia. Allora la zia arriva tutta, è ancora ferma là, quindi la vedo proprio tutta sanguinante e la vedo pallida, proprio da morto, no? Ed è bloccata là, quindi con quella sofferenza enorme, congelata in quella sofferenza enorme. Dalle un Vic. Mm. Ok, quello che succede è che come se si svegliasse tutto d'un colpo, ok? Va via il sangue, non è più pallida, è viva. Scuote la testa e dice: Oh mamma, dov'ero? E vede la differenza. Ok, quindi vedo proprio che adesso vede mh, che quell'esperienza lì è finita e che non è più necessario stare lì. Ok, facciamole vedere, sai quando si prende in mano un libro di, di bordo, non so come si dice comunque, Mm? e passi con il pollice il dito tra il bordo delle pagine per, così, per intravedere ogni singola pagina, no? Sì. Per vedere quante pagine sono. Ecco, Mhm. facciamoglielo fare con il suo libro della vita, ogni pagina ha un'esistenza, in modo che veda che l'esperienza traumatica di questa vita è una pagina di quel libro, che può essere anche molto grande, può essere Mhm. un libro normale, può essere anche un libro piccolo, ma comunque composto probabilmente anche da alcune centinaia, se non migliaia di Mm. pagine.
tutto è relativo. Quella che Mm. per lei ora è l'unica esperienza traumatica è in realtà solo una delle alcune esperienze traumatiche e una delle, delle tante esperienze. Ok. Questa, diciamo, è un supporto alla VIC, questa Sì. visione. Mhm. Mm. Infatti c'è già, guarda qua. Ah, ok, adesso è chiaro, no? È molto chiaro adesso. Che sono esperienze. Ok, Mhm. cosa vuole fare Ah, la zia? Vuole guarda, andare? sì, sì, assolutamente. Vuole lasciare un messaggio a Micaela? La vuole ringraziare tanto per averle dato questa opportunità, perché lei non se n'era accorta che si aprivano questi portali. Era talmente congelata là, dice, proprio è consapevole di questa cosa adesso, che non, che è come se avesse in lontananza visto a volte, dice, a volte in lontananza aveva, come sai, come uno che nel dormiveglia e senti dei rumori, no? Mhm. Quindi questi portali in lontananza, ma non era talmente congelata lì che non si era mai svegliata e non era mai andata verso. Mm. Va bene, tutti i 13 mi sembra disincarnati Mhm. suoi, la zia e i morti da Cinevacca, li buttiamo, entrano nel portale aureo. Fatto? Mhm. Sì. Orbene, andiamo allora con Micaela che ci accompagna nel cluster. Sì. È molto particolare questo cluster, perché praticamente c'è su questo enorme tavolo questa mappa del mondo, no? Mhm. Mappa geografica del mondo e poi ci sono tantissime puntine. Ogni puntina è una vita, una vita. E di fianco cioè se vai a vedere la puntina c'è, diciamo, il tempo in cui ha vissuto quella vita. Mm. Ok, cosa vuole farne? Apre il portale definitivo e butta tutto dentro. Fatto? Mhm. Sì, fatto. Ok, le facciamo creare una Deternum, se non so farlo l'aiuti tu. Mhm. Gliel'ho fatto vedere. Ok, Mhm. l'ha messo. E andiamo all'avatar. Sì.
Mhm. È lì immobile, con le braccia incrociate. Adesso Michaela ha aperto il portale definitivo. Prende tutto e lo butta dentro. Chiuso il portale. Mhm. E mettiamo anche qua un ad Mhm. eternum. Sì. Ha messo. Ok, con queste nuove condizioni ci sono ancora quelle entità eteriche, No. eventuali abduction, che penso ci fossero, Sì, ma non ci sono più. mentali, impianti. No. Impianti alle gambe c'erano? Sì, c'era quel tubicino. Quel tubicino lì c'era ed è rimasto sempre. E poi ce n'erano altri. E adesso c'è? No, non c'è più niente. Ok. Mettiamo 5 ad eternum, come sempre. Michaela se li mette, uno nel corpo Mhm. fisico, dove lo mette? Nelle gambe. Uno nel corpo mentale, Mhm. dove lo mette? Sopra la pineale. Uno nell'emozionale, Lo mette sopra alla sua tendenza al... Allora, l'emozione legata all'essere ammaliata, lei la sentiva come mm, confusione, no? Quindi si trovava confusa in queste situazioni. Ecco, io direi confusione, l'emozione di confusione. Mhm. eterico e subliminale. Eterico, terzo occhio e subliminale, vabbè, in mezzo. Ok, ne mettiamo uno in casa, Mhm. dove lavora, uno nella macchina. Ce l'hai la macchina, no? Sì. Insomma, ormai lei ha imparato a farli. Ma in eterico sì, anche se dice di no con la testa Mm. adesso. Quelli che lei ha provato a fare sono stati fatti. Spesso mi chiedono come faccio a sapere se è veramente eterico. Ma l'energia, cioè, se la crei, la crei. Cioè, l'ad eternum si crea. Mm. Poi c'è la parte mentale, le interferenze mentali che fanno sì che tu credi che non funzionano e quindi abbassano la vibrazione e Mm. limitano la vibrazione, ma gli ad eternum ci sono e si creano. Ok, facciamo una prova di vibrazione. Uno di quelli che ha creato Michaela, quanto vibra? 1.000 miliardi. Ok, adesso entro io nella scena e me ne creo uno per le questioni che mi interessano. Mm? Mhm. La questione che mi interessa. Lo creo il più potente possibile. Hai detto 1.000 miliardi? Bene. Mhm. Adesso io lo creo più grande che riesco. Quando ho finito esce dalle mie mani e lo metto sopra questa situazione. A quanto sta? Allora, ti dico, 1 milione di miliardi di miliardi. Ok. Quindi si può. Se Sì, lo sì, faccio io, lo può fare lo possono tutti, fare tutti. chiunque. 1.000 miliardi non è male, Mm. ma non c'è limite. Mhm.
La pellicola Verità c'è ancora? Sì, Continua a lavorare o quello che sì, doveva sì. fare l'ha fatto? No, no, allora no, è come se finché c'è movimento sotto, lei sta lì, non so come dire, no? Tiene, aiuta le persone che si stanno muovendo a continuare a muoversi. No, no, rimane lì, è lì, perché tutte le volte che una fiamma si muove, si collega alla verità, agli Ed Eternum della verità e vanno molto più velocemente. È lì a disposizione. Mm. Sì, Ok, messaggio, no, vibrazione nuova. 120 miliardi, Nuova consapevolezza. 186, PSP. 61, 39, Vite precedenti. 2012. Cervello. Allora, 9.7. Messaggio finale e visione finale della situazione da parte di PS di PE di Michaela a lei, Sì. anche in Allora, relazione al mantenimento della frequenza alta che chiede sì. lei. Allora, la prima cosa che la PS e la PE vogliono dire a Micaela è che adesso lei è libera, completamente libera di agire a 360 gradi, ok, dove vuole e come vuole, verso il suo benessere, verso la sua realizzazione. Ok, quindi io la vedo proprio lei e vedo che si può muovere a 360 gradi intorno quanto vuole. Ok? Per alzare le frequenze e le vibrazioni, ehm, allora vedo che allora me la fa vedere in un bosco. Ok, è come se lei dovesse rappresentare quello che vuole raggiungere, ok, nel bosco con dei rami. Cioè, mi fa vedere proprio che è come se lei iniziasse a creare nella Matrix, cioè desse l'impulso nella Matrix per creare, facendo proprio, rappresentando nel bosco con i rametti, con i rami. E mentre lo fa, prova ad alzare le sue vibrazioni, a mettere l'Ad Eternum. Ogni tanto qualcuno, mi è capitato che mi hanno detto, come hai detto tu anche prima, no? Mm. Che non sentono se alzano le vibrazioni o no. Secondo me è questione di allenamento, che se uno lo fa sempre, a un certo punto lo sentiranno proprio che le vibrazioni si alzano. Non significa che fino a quel momento non le hanno alzate, ma fino a quel momento non si sono resi conto di alzarle. Mm. Ok? Quindi mentre lei fa questi disegni con i rametti, immaginare di alzare le vibrazioni a quanto vuole lei, quindi può anche lì, diciamo, eh, è questione di abitudine, quindi magari per essere più sicuri, cioè dire a se stessi di essere sicuri che funziona, iniziare magari con livelli più bassi, ma semplicemente perché è la nostra idea che se no non funziona. Quindi magari, che ne so, le porti a
100 miliardi, poi 500 miliardi, 1000 miliardi, ok, e così via. Però lo deve fare proprio in natura con questi rametti, con i rametti. Va bene. Lei come la vedi? Appunto, lei la vedo al centro e che espande proprio all'esterno tutto quello che vuole fare a 360 gradi, che spazia proprio in tutti i campi. Ok, quindi direi bene. Sì, benissimo. E anche il tuo gatto è più felice. Mhm. Va bene, pronta a tornare? Sì? Sì, sì.